Le gemme nascoste di Tokyo. Oggi voglio parlarvi della mia ultima settimana qui in Giappone, ormai siamo quasi a 2 mesi su 3. Gli ultimi 15 giorni non saranno a Tokyo, ma devo ancora scegliere dov'è che andremo. E mi dispiace che oggi le luci siano un po' così, che sia tutto un po' così, ma veramente stiamo girando tantissimo e purtroppo i video invece che la mattina con questa bella luce, devo farli alla sera con questa brutta luce, ma va bene così. Fatemi sapere ragazzi se avete qualche idea, qualche consiglio, qualsiasi cosa che volete sapere. Io vi rispondo comunque a tutti i commenti ovviamente, ma anche delle idee per i video, per i vlog, perché adesso vi sto raccontando come va, ma magari avete qualche consiglio, qualcosa che volete dirmi, mi fa molto piacere. Grazie mille anche per il supporto, per la gente che ha ascoltato i miei vlog precedenti. Sto cercando di renderli anche un po' meno vlog, ma un po' più anche video che possono esservi utili. Tant'è che oggi voglio parlarvi, che è un po' il tema di quello che è successo questa settimana, delle gemme nascoste. Perché? Perché non esistono solo a Tokyo, che è questa città gigantesca con tutte queste zone bellissime, Shinjuku, Shibuya, quelle zone famose e conosciute, ci sono anche dei luoghi che sono meno visitati dai turisti, non si trova quasi mai nessuno a livello di turismo, ma solo persone che o abitano qua o comunque che ci sono venute per più tempo, perché già noi che è da un po' di tempo che siamo qua e abbiamo fatto anche una vacanza l'anno scorso, abbiamo iniziato a vedere queste zone dopo aver visto tutto quello che ci interessava nelle zone principali. E tra una zona e l'altra ci sono questi bellissimi posti, questi quartieri meno conosciuti, ognuno tematizzato, quindi è come se ogni parte di Tokyo avesse un po' un tema, ogni zona un po' la sua anima. E il primo posto che siamo andati a vedere, dopo aver passato una giornata intera, perché vi ricordo che vi racconto praticamente da martedì a martedì, che è il giorno in cui faccio i video, aver pulito totalmente la casa completamente, infatti è un po' un esperimento anche dell'imparare a vivere in questo modo. Siamo andati a vedere la zona di Daikanyama. Daikanyama dov'è? È sotto a Shibuya, quindi una delle zone principali, sopra Ibisu, un'altra delle zone un po' principali ma meno conosciute. Daikanyama io non me l'aspettavo, è un posto molto carino, un po' effetto Brooklyn, quindi concettuale, con questi negozi alternativi, questa moda un po' particolare e anche dei baretti interessanti, tutto su e giù, con queste collinette che ricordano un po' gli Stati Uniti, ma tutto sempre a tema Giappone. Ci sono dei negozi interessanti, ovviamente siamo andati anche per Claudia che a lei interessa quest'ambito in particolare, quindi ci sono brand che non conoscevamo, brand che conoscevamo e soprattutto parlavamo e dicevamo cavoli, ma si parla sempre di città della moda come non so Londra, Tokyo, scusatemi, Londra, Parigi, Milano, e invece Tokyo è sempre menzionata ma non ci si immagina mai quanto in realtà i negozi qui contengano brand che non trovate da altre parti e comunque anche brand studiati, ricercati. I negozi sono a livello architettonico cose pazzesche, ci tengono tantissimo, è tutto ben curato, quindi veramente molto bello. Scendendo da Ikanyama si arriva alla zona che vi dicevo prima che è Ibisu e il mio migliore amico giapponese Kenta, quello che vi ho fatto vedere nei video precedenti, Mr. World Giappone, è la sua zona preferita perché è una zona un po' local, è una zona tranquilla, si va lì per bere qualcosa, ci sono caffetterie, ci sono negozietti, c'è questa libreria, Tsutaya Books, molto interessante e si sta lì. E siamo andati per assaggiare questo curry udon conosciuto, che lo vediamo sempre sui social virali. Il problema di Tokyo cos'è? Il problema è che quando poi vai su Instagram alla sera o su TikTok ti capitano dei video in continuazione di cose interessanti, fighe da vedere e quindi alla fine continui a aggiungerle alla lista e non finisce mai. Cerco adesso di usarli un po' meno i social dal punto di vista di consumatore, cerco di postare e uscire, ma non è facile a volte perché vedi queste cose e dici cavoli devo andarci. E non era niente male. Oltre a vedere le zone, diciamo, un po' più nascoste, quindi al di fuori delle zone principali, ci sono delle cose molto belle anche nelle zone principali che non si vedono al primo colpo, nel primo itinerario che si fa quando si viene a Tokyo, quando si viene in Giappone. Ad esempio, negozi, negozietti, c'è veramente qualcosa in ogni singolo angolino, tutto molto bello. Adesso che sono venuti i genitori di Claudia a trovarci, gli abbiamo fatto un po' di guida e ci siamo accorti di quanto in realtà stando qui conosciamo e sappiamo della città e di quanto in realtà senza di noi avrebbero visto veramente poco confronto a quello che hanno visto, perché si potrebbero fare tanti errori, ci si può perdere, si può stare di più in posti in cui c'è da stare meno, ci sono delle chicche nascoste, quindi affidarsi a qualcuno anche che conosce il posto può essere utile. Oppure fate come noi e venite qua e fate tanti errori finché non imparate e pian piano capite. Ad esempio abbiamo dedicato l'intera giornata di questo mercoledì per andare ad Harajuku e vedere qualche negozietto nascosto, qualche cosa lì vicino,
vedere gli ultimi negozietti, cose che siamo segnati prima di andare via, perché non manca così tanto tempo prima che andiamo via da Tokyo. E poi la cosa bella di Tokyo, oltre alle gemme nascoste, è che ha anche un sacco di eventi. Quindi il fatto che tu ogni giorno, ogni settimana c'è qualcosa che ti stimola un po' a uscire. Ci sono eventi non solo di nicchia, ma eventi anche proprio popolari. Quindi c'era allo Yoyogi Park, vicino ad Harajuku, questo Tokyo Night Market, quindi questo mercatino molto bello dove semplicemente tu giri, tutto notturno con le lucine e mangi qualcosa, compri qualcosa ed è veramente interessante. Quindi anche questa è una gemma nascosta, il fatto di stare attenti a quello che accade, perché a volte sono cose molto interessanti. E pensate che è venuta questa nostra amica a trovarci ed è andata a vedere delle cose dal punto di vista architettonico che nemmeno noi conoscevamo e sono anche quelle delle gemme nascoste. E quindi abbiamo detto, beh, sai cosa, ci arriviamo anche a piedi da casa nostra perché sono vicini a Shinjuku e siamo andati a vederle. Quindi abbiamo fatto una gita a piedi e abbiamo visto queste altre chicche, ovvero un tempio che si chiama Gokuji Temple, che penso che sia il tempio di Tokyo più bello che abbia visto, perché è proprio fatto per i local, ci sono pochi turisti, è un tempio comunque utilizzato ed è bellissimo, ha un cimitero bellissimo, ha un'estetica pazzesca e senti veramente che è uno spazio consacrato, quindi c'è questa tranquillità leggera, molto bella. Passando da una religione all'altra, siamo andati un po' più in là a vedere questa cattedrale di St. Mary, che è una chiesa praticamente gigantesca, una cattedrale bellissima che non conoscevamo, non avevamo idea esistesse. Ed è qualcosa a cui non siamo abituati, perché è vero, anche noi abbiamo tantissime chiese, ma allo stesso tempo le nostre chiese arrivano comunque tutte dal passato, quindi c'è questa architettura, questa estetica, diciamo, un po' sempre uguale, un po' sempre andante, e quando abbiamo visto questa dici, è vero, perché le chiese devono essere tutte con quell'estetica lì? Noi abbiamo questo condizionamento, le abbiamo sempre viste così, ma in realtà se uno deve costruire una chiesa adesso, la fa con l'estetica e le tecnologie che abbiamo adesso, e quindi rimane comunque un luogo di culto, ed era molto particolare, molto bello. Scendendo un po' più in giù, sempre a piedi, abbiamo continuato la passeggiata verso la zona di Waseda, dove c'è questa università internazionale, quindi una zona con parchi, molto carina. Abbiamo fatto questa nostra stessa sempre merenda, che si tratta di frutta e proteine, praticamente cerchiamo di mangiare bene anche qua, perché contate che è vero, noi facciamo palestra e tutto, mangiamo un po', soprattutto alla sera mangiamo fuori, ma comunque camminiamo almeno dai 15 ai 20 km al giorno, ed è un po' tutto così, tutta Tokyo è così. E nella zona di Waseda c'è questo appartamento, il Waseda Eldorado Apartment, che sono dei veri e propri appartamenti, un condominio, ma con un'estetica e un'architettura molto bizzarra, molto strana, e anche quello era una cosa da vedere, quindi sono cose che magari uno è interessato nell'architettura, va a vedersela nel design, noi non le conoscevamo, ed erano zone che addirittura non avevamo mai visto all'interno di Tokyo, perché non sono le zone principali. Poi negozi vari, abbiamo fatto la spesa, siamo tornati a Ikebukuro, vicino dove abitavamo, c'era tra l'altro stato un disastro, quindi abbiamo provato a prendere il bus per la prima volta, ma non so bene cosa sia successo, c'erano pompieri, tutto di più, non so cosa è successo, quindi si è rimasti bloccati, quindi molto meglio la metro qua a Tokyo, il bus ogni tanto ci sta, ma questa volta si è rimasti impallati, anche perché quando succede qualcosa qua a Tokyo, siccome i professionisti sono tantissimi, ogni volta che succede qualcosa, ma anche nei negozi, li vedete in giro, le persone che lavorano sono tante, cioè a volte vedi dei lavori per strada e invece di essere in 2 persone, in una a fare questa cosa, sono tipo in 11, uno che ferma le persone da una parte, uno che le ferma dall'altra, uno che sistema, uno che guarda, ci sono cose assurde. Per far uscire dai parcheggi le persone, le macchine, a volte ci sono 6 persone, è incredibile. Perché sono comunque in tanti, ma è bello anche che lavorano tutti, anche anziani. Ho mangiato il Kura Sushi, questo sushi a nastro molto bello, e poi siamo passati al giorno dopo, dove ho festeggiato i miei 600 giorni di Duolingo in giapponese, quindi vabbè, una cosa mia. E dopo aver lavorato un po' la mattina e aver fatto palestra come sempre, siamo andati a fare questo corso perché uscendo con questa nostra amica che abita qua, ci ha detto che c'è una piattaforma dove in cambio di alcuni contenuti ti danno la possibilità di fare alcune attività e ci hanno fatto fare questa, abbiamo scritto questa attività qua e ci ha detto che potevamo partecipare, che in una zona che si chiama Kappabashi, quindi attorno ad Asakusa, c'è diciamo, tutta questa via, questo quartiere dedicato al kitchenware, a cose della cucina, coltelli, e i coltelli giapponesi, le lame giapponesi sono molto famose e quindi loro ti insegnano ad affilare i coltelli con il metodo naturale e anche poi a tagliare le cose, a utilizzarle nel modo corretto, e siamo andati a fare questa masterclass in cui ci hanno insegnato molto molto bella e ci hanno anche regalato il coltello che abbiamo affilato.
Quindi anche una chicca nascosta è un po' i corsi, ci sono tantissime attività che si possono fare. Noi l'anno scorso abbiamo fatto cose un po' più da turista, ovviamente vedendo alcuni pet caffè, ma adesso sapendo cosa c'è dietro i pet caffè tendo a non consigliarli tanto, non preferirli, ma un corso come questo comunque è una cosa culturale, una cosa particolare. Se siete interessati di cucina, a me è piaciuto veramente tanto. E tra l'altro ci ha fatto tagliare il cetriolo, che è qualcosa che, se sapete il mio rapporto con la verdura, che ho dovuto inserire molto piano nel tempo, ho dovuto assaggiarlo e vabbè, è andata come è andata. Ormai ero lì, ho detto devo assaggiarlo perché se no faccio brutta figura, l'ho assaggiato. Alla sera sono tornati, dopo aver fatto il giro di Osaka, Kyoto e tutta la parte fuori Tokyo, i genitori di Claudia, quindi abbiamo dedicato il weekend anche con loro a fargli vedere zone di Tokyo che non avevamo viste, e siamo andati a mangiare lo shabu shabu, un tipo di cucina dove hai questo brodo in mezzo e ci metti dentro la carne e le cose per cucinarle. Buono. Il giorno dopo idem con loro, invece siamo andati fuori Tokyo, fuori porta, e continua il tema un po' del video, per quello volevo parlarvi di questo, delle cose al di fuori Tokyo, le cose che non fanno tutti. Spesso quando uno viene qua viene e vede le zone principali, ma non va mai un po' fuori, e invece fuori c'è ad esempio da vedere la zona di Nikko, zona di montagna dei templi, o Kamakura, zona marina dei templi. E siamo andati, siccome avevamo già visto Nikko, siamo andati a Kamakura questa volta, quindi dalla mattina presto fino alla sera abbiamo camminato 27 km e abbiamo visto Kamakura. Si prende il treno fino a Kamakura, abbiamo visitato tutta la zona, ci sono templi bellissimi, c'è il Buddha gigante, quindi è una zona molto importante a livello del buddismo, foreste, negozietti, e poi si prende questo trenino molto particolare che passa quasi tra le case, piccolino, tipico, va sulla costa fino all'isola di Enoshima, che è un'isola molto carina da vedere, però con tanti gradini, c'era questa leggerissima pioggia, e fare su e giù per l'isola, vedere i negozietti, comprare qualcosa e poi scendere fino alla costa successiva, un po' come una montagna, sembrano quelle isole che vedi nei videogiochi o nei Pokémon quando sblocchi i livelli, veramente pazzesco. Mi dimentico sempre del fatto che quando sei qua è un po' come i film e l'America, no? Quando arrivi in America le prime volte dici wow, ma è tutto come nei film. In realtà è perché i film li fanno in America. Qua è la stessa cosa, arrivi qua in Giappone e dici wow, ma sembra tutto tipo un gioco, un videogioco, un anime. In realtà è perché loro semplicemente negli anime, nelle cose con cui siamo cresciuti, mettono quello che vedono tutti i giorni, e quindi ovviamente sono gli anime che assomigliano al Giappone. Ed è pazzesca questa cosa. Quindi a noi dà un po' un effetto quasi nostalgico, familiare, che non mi aspettavo. E tornando in su, dopo aver visto la zona di Enoshima e aver camminato tipo 27 km quel giorno lì, c'è un'altra città che è sempre nella prefettura, nella zona di Tokyo, ma è una città a parte, si chiama Yokohama, che è una città dove ci sono quasi sempre i concerti, ci sono i festival, ci sono i fuochi, è un po' una zona dell'intrattenimento, una zona un po' separata di Tokyo, e ha quest'isola, questo quartiere portuale dove c'è una ruota panoramica molto conosciuta, c'è un parco divertimenti, c'è una zona divertimenti, c'è un casino, ci sono hotel di lusso, sembra un po', ricorda un po' Las Vegas, e c'è questa funivia, c'è questa specie di queste cabine dove tu entri e ti porta da una parte all'altra di queste isole, e l'abbiamo fatta molto futuristica, molto bello, e abbiamo mangiato lì qualcosa, questa fusion cucina italiana giapponese da provare, il doria, questa pizza giapponese che è molto sottile e particolare, e poi siamo tornati a casa distrutti. Il giorno dopo loro dovevano ripartire per tornare in Italia, quindi abbiamo fatto qualcosa di semplice, gli abbiamo fatto vedere altre due zone di Tokyo poco conosciute, che sono quelle che vi ho fatto vedere all'inizio, perché siccome loro dovevano andare anche ad Hakone sul Monte Fuji, ma è bello andarci con la pioggia, avevano un giorno extra a Tokyo, allora abbiamo detto beh, dato che siete con noi local, avete fatto tutto local e avete fatto tutte le zone principali, avete tempo per vedere un paio di cose extra che sono Ebisu e Daikanyama, e quindi siamo tornati in quelle zone lì per fargliele vedere. Poi suo padre voleva vedere Yodobashi Camera, il negozio migliore del mondo, quindi siamo tornati ad Akihabara, abbiamo mangiato qualcosa lì, abbiamo fatto qualcosa e li abbiamo accompagnati verso Jimbocho, la zona, il quartiere a Kanda, che Kanda un po' racchiude questi quartieri, anche questi molto particolari, dove ci vanno spesso i local, ognuno tematizzato verso qualcosa. Quindi Jimbocho, che è la zona che hanno visto, zona dedicata alle librerie, ai libri. Ochanomizu, dedicata invece al quartiere della musica, vendono tutti strumenti musicali. Poi c'è la parte invece dove vendono articoli sportivi, quindi tutto dedicato a qualcosa. E abbiamo fatto assaggiare il vero melon pan, Tokyo Melon Pan, buonissimo, un dolcetto particolare che sembra un po' la torta
delle rose, e poi sono partiti. Noi ci siamo fatti un giro in un'altra cosa un po' local, che è Sunshine City. A Ikebukuro, vicino dove abitiamo noi, c'è questo centro commerciale molto grande con anche un acquario, un osservatorio dentro, è il Pokémon Center. Abbiamo fatto un giro lì per vedere gli ultimi negozi che ci mancano, qualche puntata di JoJo ed è finita la settimana. Quindi ecco qua ragazzi, questa è stata un po' la settimana, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete anche voi delle gemme nascoste di Tokyo, se ci siete stati, che volete condividere o se volete che io approfondisca qualcosa. Se avete domande scrivetemi in privato o nei commenti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!